In questo video ragazzi andremo a costruire un box per le batterie litio ferrofosfato, le LiFePO4, riscaldante, ovvero che mantiene le celle a una temperatura corretta. Andremo a farlo nella maniera corretta perché, come ben sanno gli addetti ai lavori, l'uso dei pad termici è molto pericoloso ragazzi. Un pad termico può arrivare a temperature fortemente superiore alla massima tolleranza delle celle, può arrivare anche a 80, 90, 100, 120 gradi. Ebbene, trasformeremmo le nostre batterie in una friggitrice per le uova. Per evitare questo bisogna usare degli accorgimenti e non bastano i termostati. Se io vi chiedessi vi fidate dei termostati, molti di voi direbbero assolutamente no. Se si pianta un termostato la batteria bolle. Vi fidate dei BMS che hanno i termostati incorporati? Io no. Perché i BMS quante volte si sono piantati, quante volte si sono bruciati? Ebbene, se un BMS si pianta mentre sta autorizzando un pad termico a scaldare le celle, ebbene, che cosa succederà alle nostre celle? Che nel giro di un'ora, due, magari noi siamo via e il nostro camper si sta surriscaldando, le batterie nel nostro camper si stanno surriscaldando o la nostra batteria in casa si sta elevando in temperatura perché abbiamo ampiamente superato i 25, i 35, i 45, ebbene questo è molto dannoso per le nostre celle. Ecco perché lo studio di questo progetto tiene conto anche di questi fattori. Qual è il fattore principale? L'inaffidabilità delle strumentazioni elettroniche. Ecco perché sul mio canale tendo sempre ad essere quanto più possibile analogico. Poi chiaramente ragazzi tutto ciò che è digitale, il controllo elettronico e tutto ciò che è il piacere dell'evoluzione dell'elettricità in elettronica, ovviamente questo è molto bello da vedere. Molti di voi stanno realizzando sul bestione arancione la connessione con Home Assistant e questo è piacevole, però molti di voi dicono non mi funziona, che stringa devo utilizzare, qual è la formula e costantemente devono sempre mettere mano e impegno su questa, chiamiamola domotica, su questa elettronica, su questo firmware, su questi software. Ebbene ragazzi, questo è il piacere dell'extra, ma vorrei che capiste l'importanza del minimalismo. Quindi partiamo sempre con impianti minimalisti, dopodiché andiamo a espanderci con la nostra passione, perché la passione sulle energie alternative ragazzi è infinita. Ebbene, sta proprio ad ognuno di noi a realizzare l'impianto come meglio crede. Lo scopo di questo video è fare un box che possa proteggere le batterie, ma assolutamente non utilizzando i pad termici che potrebbero mandare in surriscaldamento eccessivo le nostre celle fino al punto di farle fumare. Questo perché, l'abbiamo detto, l'inaffidabilità dell'elettronica. Questo progetto ragazzi serve a dare questa garanzia. Chiaramente questo che vedrete è un prototipo, è stato finito, è stato utilizzato, funziona bene, però è in continua evoluzione, quindi starà a voi attraverso i commenti e la condivisione della vostra cultura e delle vostre modifiche dirmi qua nei commenti sotto il canale che cosa ne pensate innanzitutto, come l'avete attuato, come l'avete modificato, che risultati vi sta dando. E questa è proprio la divulgazione culturale che c'è su questo canale. Ragazzi, iscrivetevi a questo canale se vi fa piacere e andiamo avanti con questo video. Ebbene ragazzi, innanzitutto rispondiamo alla prima domanda. Perché personalmente non mi piacciono questi pad termici? Questo è un termine popolare, il termine diciamo reale è tappetino riscaldante o pad riscaldante, perché in realtà il pad termico si può confondere con quello che invece è questa sottile pellicola di solito siliconica che viene messa sotto alle CPU, alle CPU dei computer o sotto le alette di raffreddamento, e io preferisco, l'ho già detto in un altro video, la pasta termica invece di questi tappetini. Parentesi. Allora, il pad riscaldante, per intenderci quelli che di solito vengono venduti da queste aziende cinesi di colore arancione, ci sono di tutte le misure, ne vedete alcuni qua sulla mia sinistra. Ebbene, la problematica fondamentale è che questi arrivano a temperature massime che oscillano tra i 120, 150 e 180 gradi. E voi sapete che il silicone ha un potere molto
alto in quanto a resistenza al calore. Quindi un tappetino di questo, se noi gli diamo corrente, qualsiasi corrente che sia quella di una batteria 12 volt, come quella che vedremo noi fra poco, che sia la 24, che sia la 48, che sia a 220 volt, ebbene tutti questi tappetini possono arrivare a oltre 120, 150, 170, 180 gradi. Immaginate se si pianta un termostato, se si pianta un BMS che deve staccare quando avete stabilito voi, ebbene voi avreste in quella batteria un disastro, perché prima o poi le celle litio ferrofosfato esploderebbero. Non bruciano, non scoppiano, eccetera, quindi ci sarebbe un puff, con la valvola sopra scoppierebbe, generando un fumo atroce, ma buttate via tutto e costano. Ecco perché non mi dirigo sui tappetini riscaldanti. Quindi che cosa andrò ad utilizzare, ragazzi? Ebbene, utilizzerò il filo resistivo. Io ne ho comprate di diverse tipologie. Questo è un 20 ohm, questo è un 10 ohm e questo è un 5 ohm. Ovviamente ohm è il valore della resistenza, significa che in funzione della lunghezza di questo cavo e in funzione degli ohm noi avremo una potenza in watt, avremo quindi un surriscaldamento, avremo quindi una dissipazione. Quindi il segreto di questo box sta proprio in questo, cioè noi andremo a calcolare una resistenza che nel momento in cui sarà attivata, quindi quando si chiuderà il circuito, ebbene questa resistenza andrà a riscaldare alla massima temperatura X stabilita da noi. Ebbene in questo box io ho calcolato insieme, e lo saluto Mauro che è un caro amico del canale che conoscete. Ebbene, il calcolo qual è stato? È stato quello di arrivare a una temperatura fissa. Qual è la temperatura fissa? Vogliamo portare le batterie a 25 gradi, 30, 22, 20? È troppo. La problematica di queste batterie è che non devono essere mai caricate al di sotto degli 0 gradi. Ecco che il vostro calcolo, e qui è molto soggettivo, questo video ragazzi vi darà modo di fare test, di provare e vedrete che discussioni nasceranno su questo canale proprio in funzione del Gianni, io ho fatto questo, meglio quest'altro, ho visto che fa troppo freddo, devo farlo un po' più lungo. Bene, questo è lo scopo di questo video, far sviluppare le sinapsi per andare ad acculturarvi ancora di più ragazzi. Ebbene, la scelta che ho fatto io è quella di mantenere il pacco batterie a 10, 15, 20 gradi. Questa oscillazione sarà dettata dal clima esterno, se sarà molto rigido lui non riuscirà a scaldare troppo e rimarrà a 5, 7, 10 gradi che va benissimo. Ho fatto questo calcolo per generare questa oscillazione di temperatura, la rapidità del riscaldamento. Ebbene, con questo filo resistivo possiamo fare diversi calcoli, ma quello che consiglio io è portare le nostre celle a 10 gradi. Quando arrivano a 10 gradi con i vari termostati che adesso vi faccio vedere, e il termostato si pianta, si inchioda sull'on, questo non farà come il pad termico riscaldante. Passiamo subito all'attuazione e vediamo, andiamo quindi in laboratorio che non è qua da me, a vedere che cosa si è combinato, come si è montato questo box e ci sono tanti, come sempre, dettagli molto interessanti. Buona visione. Questo è il cavo utilizzato, è un 5 ohm, per la precisione sono 5 metri e la temperatura in caso di blocco che lui sviluppa massima è intorno ai 28 gradi. Chiaramente a secco, quindi posizionando poi le batterie sarà sicuramente meno perché vanno ad assorbire, quindi rimane sempre in un clima controllato. Queste sono le piastre, ragazzi, sono delle barrette di alluminio da 2 mm, sono tagliate stondate, vedete, e qui è stato infilato il cavo resistivo. Vedete, su tutta la lunghezza, andata e ritorno, in questo modo si copre tutta la superficie. Le barre di alluminio, le piattine di alluminio sono state siliconate e sapete che il silicone resiste ad alta temperatura. Qui sono state fatte due file, quindi 2,5 metri su un lato e 2,5 metri sull'altro, connesso così, visto che stiamo facendo dei test, ma potete fare anche un unico cavo di 5 metri, ripeto, da 5 ohm.
Qui va interposto anche un piccolo fusibile e il termostato che fa da ponte. La superficie, vedete qua, viene riscaldata in maniera omogenea perché sotto c'è una piastra di alluminio e quindi si avrà proprio, diciamo, la temperatura ideale che deve partire, consiglio io, con un termostato a 5 gradi, provate 7, provate 10 e questo è il prodotto finito. Qui vediamo il box nella sua interezza, le piattine di alluminio posizionate in questa struttura fatta con trafilati, potete usare quello che volete, sul fondo c'è questo foglio di compensato con un PVC che fa da isolante, mettiamo il fondo che è esattamente un foglio di alluminio che va a compensare tutto e permette poi ai cavi, alle resistenze di dissipare. Qui vediamo la prima paratia che viene posizionata in fondo, appoggiata al PVC isolante e in questo modo stiamo creando un box completo metallico. Abbiamo qui il frontale, ragazzi, che è quello che va a chiudere, movibile, vedete? Man mano che stringo i bulloni, i dadi, scusate, va a chiudere e a pressare le celle. Molto, insomma, carino, molto fatto bene. L'alluminio chiaramente va a condurre la temperatura su tutto il box, anche sulle paratie laterali, vedete? Insomma, questo è il potere del fai da te, ragazzi. Qui vediamo il box, ancora altre immagini. È chiuso, vi faccio questa immagine sul lato. Questi trafilati d'alluminio si trovano ovunque. E qui abbiamo la parte centrale che va, diciamo, a chiudere queste due paratie di alluminio laterali e c'è questo, vedete il centraggio, c'è questo ricciolo, adesso ve lo faccio vedere, questo ricciolo di alluminio serve proprio a installare il sensore nel caso che usiate quello cilindrico. Ebbene ragazzi, voi conoscete un'azienda dalla quale potete recarvi e dire: senti, questa piattina d'alluminio, 1,5 mm, 1 millimetro, me la puoi tagliare, stondare in modo da creare questo box? Sì, 500-600 euro. Ebbene ragazzi, questo è il potere del fai da te. Crearvi i vostri prodotti, i vostri prototipi sono unici, sono fatti da voi. Chiaramente l'alluminio più stretto per fare più file, l'alluminio più largo per farne meno. Questo sarà oggetto del vostro studio, dei vostri prototipi e dei vostri test. Ebbene ragazzi, fatemi sempre sapere come sta andando questo, perché è un bel box. Soprattutto voi ragazzi amici del canale che avete i camper, che avete le baite, tutte quelle situazioni dove dovete mantenere le batterie in un clima freddo, soprattutto ovviamente in inverno o in alta montagna. Questo è un progetto, questo è un video molto molto utile. Adesso andiamo avanti che vediamo altri dettagli utili sul posizionamento di queste piastre riscaldanti. Buona visione. Questo è il box montato con le batterie. Vi faccio vedere qua, vedete, qui c'è un foglio di PVC da 1 mm, 2 mm, potete scegliere voi, che serve a staccare proprio la batteria dal fondo metallico, diciamo, a isolarla ulteriormente, perché sotto ci sono questi due fogli sottili di alluminio dove dentro tra uno e l'altro c'è la resistenza. Vedete, il cavo arriva qua e qui sono stati fatti due spezzoni di cavo in modo da scaldare un po' di più. Vedete qua il cavo che arriva 1 e 2, sono le due file di cavo resistivo in modo che poi venga collegato al termostato. E qui c'è proprio il sensore, vedete? Qua dentro questo ricciolo d'alluminio contiene il sensore, questo qua cilindrico, ed è connesso ovviamente a un termostato di qualsiasi tipologia. Questi regolabili vi danno possibilità di fare diversi test di durata, di tempo, se no potete usare anche quelli fissi. Ebbene ragazzi, avete visto l'alloggiamento, questo ricurvo di alluminio che pesca da sotto, quindi il pad riscalda lì e l'alluminio trasmette su cosa? Sul sensore, che può essere di diverse tipologie. Qui abbiamo questo che è un classico sensore che viene infilato in quell'anello che è stato fatto con l'alluminio. Facciamo un po' più stretto in modo che
entra forzatamente e poi va a che cosa? Va ai vari termostati. Qui ragazzi ce ne sono di diverse tipologie. Come tutti i miei video vi ho messo qua sotto il link quelli che sono i link proprio del prodotto, in modo che possiate andare a scegliere. Però ragazzi, adesso vi dico qual è dal mio punto di vista il miglior termostato. Ebbene, ne ho tantissimi di questi. È questo ragazzi, questi che vedete classici, che ci sono, ve li faccio vedere meglio, scusate, che ci sono ne piglio uno, che ci sono ad esempio nelle macchinette del caffè, vedete questi. Ebbene, questo termostato nelle macchinette del caffè ovviamente a 90 gradi, 120 gradi, insomma dipende dalla macchinetta. Io ho comprato questi che sono già settati, già impostati, non sgarano, sono lì, ne possiamo mettere anche due in due punti diversi del nostro box. Ebbene, un altro termostato che mi piace è questo. Sono tutti piccolini perché devono fare il loro lavoro. Questo qui è un altro termostato che è molto piccolo, piatto, vedete? Ebbene, con questo andiamo a posizionarlo sempre in questa piegatura che abbiamo fatto dell'alluminio, e possiamo metterli anche in diversi punti della batteria. Possiamo interfacciarli in serie uno con l'altro in modo che creano una sorta di pilotaggio l'uno con l'altro. Insomma, possiamo attaccare questo filo resistivo in diverse situazioni. Vediamo ancora il progetto che va avanti e vediamo come è combinato nella sua struttura generale. E qui vediamo il coperchio che chiude il tutto in compensato, e di fianco per sigillare, diciamo, io ho messo questi due strap di materiale plastico classico, dove c'è attaccato lo strap sul lato opposto di questi fogli di neoprene. Questo è un neoprene da 1 centimetro, si posiziona così, si fissa, si attacca da solo, e questo fa da isolante praticamente. Molto semplice, molto fattibile. Nella parte alta ho lasciato queste feritoie perché d'estate ovviamente deve lavorare al contrario, quindi pensiamo se poi in estate va tolto il neoprene, ma in inverno sicuramente se usiamo questi riscaldatori dobbiamo mettere così. Qui le viti per chiudere il coperchio e poi vanno fissate. Insomma, alla fine rimane tutto chiuso, coibentato, pochi watt di consumo, e manteniamo la batteria in salvezza, ecco. Ebbene, per isolare lateralmente, avete visto, coperchio sopra, potete mettere anche lì un po' di neoprene. Questo è eccezionale, c'è di diverse misure, di diversi spessori, posizionato sul lato fa il suo lavoro, ovvero crea una sorta di box coibentato, non permette a questo caldo, a questo calore generato di disperdersi rapidamente. Chiaramente è stata lasciata la zona superiore perché d'estate quella è la zona dove il caldo deve fuggire. Vi ricordo che le LiFePO 4 resistono molto di più alle alte temperature che non alle basse temperature, quindi lo zero termico è il limite minimo, ma quello in salita è 45, 55, 65, cioè possono arrivare a temperature alte. Attenzione, più alte sono, meno sarà la longevità delle batterie, quindi anche lì provvediamo un sistema di ventilazione, eccetera, ma lo vedremo quest'estate. Ragazzi, adesso vi voglio far vedere un'immagine per capire se avete avuto l'occhio clinico, perché c'è stata un'evoluzione di questo box con una modifica. Vi faccio vedere l'immagine e vediamo se avete capito che cosa è stato aggiunto. Molti di voi diranno no, l'avevo notato. Scrivetemelo nei commenti così vedo quelli che sono stati più arzilli. Buona visione. Ebbene, probabilmente molti di voi l'avranno notato, è proprio questo centimetro, questo foglio da 1 centimetro di sughero, che vi ricordo è ignifugo, è un buonissimo isolante, tutto naturale. Ebbene, questo isola la parte più fredda dei nostri mezzi, soprattutto a seconda di dove l'appoggiamo. Ebbene, abbiamo creato un box che è sotto isolato dal sughero, di fianco in neoprene, fronte e retro dal legno, le celle sono compresse, vi ricordo che vanno compresse.
chiaramente a secondo delle celle, perché le celle pouch, che sono quelle formato sacchetto, per intenderci come quelle dei telefonini, vanno compresse, ma vanno compresse meno. L'importante, come molti dicono tra i vari produttori, che vadano adese, vadano compresse in maniera tale da non espandersi. Questo è fondamentale. Invece le celle, come dice la Yves, l'ho già fatto nel precedente video, vanno compresse a 300 kg, che non significa stritolarle, significa chiudere i bulloni, e sapete che ogni giro sul bullone ha una sua potenza. Quindi ragazzi, quando create questo box, mi raccomando, chiudete le celle, stringetele bene, non spetasciatele, si dice a Milano, ma lasciatele adese in modo che nel loro lavoro non vadano a gonfiarsi, scusate. Sotto abbiamo messo il sughero, di fianco il neoprene, di là c'è il legno, sopra c'è il legno. Ragazzi, abbiamo creato un box a prova di Polo Nord. Chiaramente l'ho detto anche in sovraimpressione, attenzione al consumo delle batterie. Questo come viene controllato? Ragazzi, è molto semplice. Ancora una volta, il dry contact attiverà o disattiverà i nostri termostati, qualsiasi esso scegliate, in funzione della tensione delle celle. Quando saranno troppo scariche, il dry contact staccherà la possibilità di essere riscaldate, così non consumeremo la batteria. Ebbene, i dry contact controlleranno i termostati e il momento in cui ci sarà l'emergenza sarà il BMS stesso che impedirà la carica. Insomma ragazzi, questo è un prototipo, andate a ingegnarvi, andate a sviluppare quelle che sono le vostre idee personali, soprattutto adattarle al vostro impianto, se è un impianto di casa perché avete messo la batteria sul balcone, sul terrazzo, coperta dalla pioggia, ma purtroppo il freddo penetra, oppure se avete un camper, un caravan, un minivan, la barca, avete una baita sulla quale vi recate, presso la quale vi recate saltuariamente, ebbene tutte queste batterie devono essere protette. Ebbene, questo è uno dei metodi. Usando il filo resistivo create il vostro box. Abbiamo visto tutti i dettagli, adesso dovete ragazzi ingegnarvi voi e fatemi sapere che cosa avete prodotto. Sarà utile a tutti gli altri amici del canale. Vi aspetto con le vostre iscrizioni, è una cosa che fate per il canale e vi ringrazio perché è molto importante per un canale avere tanti iscritti in modo da dimostrare anche il vostro affetto. È un piacere stare con voi ragazzi, ancora una volta il video è finito, vi auguro una buona serata e al prossimo video.